Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere che cosa accadrà nel mese di agosto 2024, ma soprattutto andiamo a vedere qual è la missione della tua anima in questo mese e ci adopereremo per adempiere a tale missione attraverso le carte che usciranno, ossia il messaggio della tua anima attraverso i tarocchi che andremo a leggere e gli oracoli. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, studiate, studiate, studiate i contenuti delle mie playlist, l'arte sciamanica, l'arte del vivere e risvegliare la coscienza, per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. E come dico sempre, la via esoterica è una via empirica, ossia ciò che sai, ciò che impari, ciò che conosci, va praticato con amore e dedizione nella quotidianità. Detto questo, partiamo con tutti gli oracoli dei Sefirion. Prendiamo, devono essere 6, quindi sono eccola. 9, aspetta, manca l'altro. Ah no, eccolo. Allora, sono 6. Allora, vediamo che regno esce. Il regno che uscirà ha a che fare con la missione della tua anima, quindi in tutti gli ambiti della tua vita in questo mese. Così ci possiamo adoperare per il massimo successo. Andremo a vedere quindi una corpus generale e con i tarocchi andremo a vedere la parte generale e poi ci analizzeremo l'amore nel dettaglio. Allora, vediamo Capricorno, agosto 2024, eccola. Vediamo. Wow! Adempimento di un talento, di un potenziale, il regno della chiara luce. Questa è una carta bellissima che mi parla dell'adempimento di un grande lavoro che hai fatto su te stessa o su te stesso. E sapete che queste carte hanno i 3 regni principali, che sono il regno gregorico, il regno delle paure, dei condizionamenti del sistema, della mente razionale. Poi c'è il regno intermedio, che siamo in una fase di distacco dalla mente razionale, abbiamo ancora un po' di timore, ma stiamo andando verso cosa? Il regno della chiara luce. Quindi è come dire, ci sei già. E sei in un livello molto avanzato di coscienza, hai adempiuto a un karma importante che ti ha fatto vedere le tue paure, le tue ombre più grandi, più profonde e le hai sciolte. Gran parte di ombre e paure sono state sciolte e sei arrivata alla luce. Andiamo a vedere che carta corrisponde al regno della chiara luce, che è un regno meraviglioso. Vediamo. Allora, quindi il mese di agosto è contraddistinto dall'adempimento di un karma e quindi ha integrato dei pezzi di amore importante. Come vi ho spiegato nel video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni, che non riguarda solo l'amore, no? In sé, in senso stretto. Qua lavoriamo per espandere il concetto e utilizzare la mente creativa. Vediamo. Ma la coppa dell'amore, unità con il sé divino, essere. L'amore ti conduce a coscienza, piena realizzazione. Ma io vi devo fare un applauso, ragazzi. Io vi devo fare un applauso. Questo è un assone di coppone. Unità con il sé divino. Guarda, questo è il mese in cui tutte voi che avete studiato il video Fiamme Gemelle, Anime Gemelle, va bene, che l'avete rivisto già quasi 100 volte, come vi ho suggerito vivamente di fare, e realizzerete qualcosa di importante veramente in questo mese. Adesso lo andremo a vedere con i tarocchi, in tutti gli ambiti, però qualcosa di grosso, perché è proprio il risveglio spirituale e il sentire il tuo amante celeste, il tuo sposo divino o la tua sposa divina, sentirlo in ogni dove e soprattutto sentire lo spirito di ogni cosa che hai intorno. Quando guardi un albero non vedi solo il visibile dell'albero, ma vedi anche lo spirito che è invisibile.
comunichi con tale spirito, comunichi con le onde del mare, con lo spirito del mare, comunichi con gli spiriti che fanno capo ai tuoi chakra. E come vi ho detto nel video Anime Gemelle e Fiamme Gemelle, avete adempiuto al fatto che nella mancanza avete sentito non l'assenza, ma avete iniziato a parlare con l'invisibilità. La mancanza non è assenza, no? Come vi ho insegnato, è invisibilità. E siccome ciò che ci resta da conoscere in questa incarnazione è il divino, cioè l'invisibile, sentire l'invisibile, cioè sentire la presenza anche nell'invisibilità, quindi rispetto ai veli che oscurano della ragione, è l'adempimento di un karma importante, ragazze mie. È meraviglioso questo a tutti i livelli. Voglio subito mettere i tarocchi per vedere che cosa ci raccontano. Allora, mettiamoci questi, no, questi altri voglio, sì, vediamo. In linea generale, dove cosa ci raccontano i tarocchi per il mese di agosto 2024 per le mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno. Dieci di spade, paggio di spade, la forza. Ecco che cosa succede. Hai elaborato una tappa dolorosissima dove hai avuto mancanza di fiducia nel divino, paggio di spade, o può accadere in questo mese questa rivoluzione animica. Una tappa che si chiude dolorosa, mi può parlare di vari aspetti. Il tuo sorvegliare la situazione perché sei uscita o sei uscito da una tappa dolorosa, da una chiusura, può essere di amicizia, d'amore, relazione, lavoro, tutto. La forza, qua mi parla il tuo coraggio di guardare oltre a ciò che è accaduto, ciò che può accadere. Il coraggio, vi insegno sempre, è la virtù che fa accedere ai regni invisibili. Coraggio significa avere cuore, aprire il cuore. Wow, a tutti i livelli, guarda, il 3 di bastoni mi parla di apertura finalmente di cammino, muovere i primi passi verso questa apertura di cuore. In tutti gli ambiti, questa stiamo vedendo in linea generale. Mettiamone due altre. La regina di coppe, sì, ha iniziato a fluire con le tue emozioni dopo una tappa dolorosa a livello emozionale. Stai attendendo pazientemente, fai fluire le tue emozioni. Sono carte strepitose, un'altra, e questo ti permette di aprire le possibilità di qualsiasi natura siano, amore, lavoro, relazioni. Il 7 di coppe, hai il coraggio, la forza di aprire nuove possibilità nella tua vita. E con la regina di coppe vedo che ti lasci fluire, non opponi resistenza come quelle che avevi potuto porre nel passato, che ti hanno generato situazioni di malessere o malestare. Questa tappa si è chiusa, quindi avrai la forza di iniziare anche delle iniziative, di fare delle cose col 7 di coppe su più ambiti, cioè su più ambiti tu ti lascerai fluire senza opporre più resistenza oppure mancanza di fiducia, ma avrai fede. Cioè hai fede negli eventi che accadono, come vi insegno sempre in tutti i podcast, che sono enti, entità, spiriti mandati dal divino. Wow, che bomba! E questo ti permetterà, due di denari, di portare equilibrio su più ambiti della tua vita, avere fede negli eventi. Bellissimo, vediamo carta positiva, energia positiva, il mago, wow, opportunità, nuovi inizi, opportunità di lavoro, di carriera, nuovi inizi. Il mago è proprio l'adempimento del tuo sforzo nell'aver avuto il coraggio di entrare nelle tue profondità, trovare i più grandi tesori e prenderli.
Come vi insegno sempre la storia di Perseo che scende nelle profondità di Ade per recuperare gli strumenti per tagliare la testa a Medusa, cioè la testa, la mente, e avere gli strumenti per manifestare qualsiasi cosa. Tu il mago ce l'hai al positivo in questo mese. L'asso di coppia, il risveglio spirituale, e che significa? Diventare mago significa avere il potere su tutte le cose, in conformità con le leggi divine, non in conformità della tua mente. Il mago al positivo significa aver iniziato, inizierai in questo mese a co-creare insieme al divino e non più a co-creare con la mente razionale, come vi ho spiegato bene nel video Fiamme gemelle, anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni. Opportunità, è bellissima, bellissima. Guarda, regina di bastoni, ti vedo piena nel tuo potere, avere il controllo su tutte le cose, in armonia con le leggi universali. Che bomba, che bomba, che bomba. Vediamo ancora sul mago. Regina di denari, qua ci sei tu. Avrai delle soddisfazioni in ambito lavorativo, te lo dico, soddisfazioni proprio grandi in ambito lavorativo. La tua pazienza ti guiderà, ti ha guidato fino a questo momento e ti vedo serena, ti vedo sereno. Hai chiuso una grande tappa qua. È bellissimo, una grande tappa di dolore, hai elaborato un grande dolore, 3 di spade. Vediamo un po' che energia porta la forza ancora. Del re di bastoni. Guarda, qua ti dico che qua c'è anche una persona, non so se in ambito lavorativo o in altri ambiti, la sacerdotessa. Qua c'è una persona che probabilmente vorrà mettere sforzo e impegno in qualcosa insieme a te. Questo aprirà delle possibilità. Mi può parlare di amore, di relazioni, di lavoro. C'è una persona che vuole dare sforzo e impegno o vuole recuperare qualcosa. Vediamo il lato negativo di questo mese qual è. 6 di bastoni. 6 di bastoni mi parla di successo, no? Di successo. È come se io ti dico che qua ti riprendi a tutti i livelli. Avrai una grande forza. Probabilmente non tutte le aree ancora, siccome qua sei proprio un punto a capo, nuova completamente, probabilmente il 6 di bastoni mi parla del successo, che è al blocco. Probabilmente non in tutte le aree ancora avrai il successo che vuoi, però la regina dei denari al tuo positivo ti dice confida nella tua pazienza, perché quelle aree laddove tu puoi non vedere i risultati che vuoi hanno un tempo di gestazione. Dai il tempo, hai il mago, sei il mago dentro di te, mi spiego? Ok. Vediamo ancora sul 6 di bastoni, l'asso di spade. Ci sono alcuni ambiti ancora dove potresti non avere quello che vuoi, però ti dicono pazienza, cioè non avere ancora chiarezza su alcuni ambiti, successo e chiarezza in alcuni ambiti, però ti dicono aspetta, va bene? Non ti preoccupare, sei nella fase del risveglio consapevole, chiara luce, ricordiamo, ok. Vediamo cosa ti dicono le fate in merito, in linea generale. Primavera, la primavera mi parla di una rinascita tua, C'è la farfalla, una rinascita completa. Una rinascita completa. Un'altra? Primavera e inverno. Inverno è il tempo della gestazione. Mi dicono primavera e inverno, qua c'è una rinascita tua. Hai una rinascita. Vedrai lo sblocco di situazioni emozionali che sono state difficili, ti riprendi completamente. O situazioni dove stavi un po' sulla difensiva, ti riprendi, ti lasci fluire, si aprono nuove opportunità. Queste nuove opportunità hanno a che fare col tuo risveglio, che avranno pienezza, concretezza nei mesi invernali, quindi un po' di pazienza, te lo dico anche qui. Un'altra. E poi chiedi quello che vuoi, parla con il tuo sé superiore, va bene? Parla con il tuo sé superiore, ricordati che sei il mago, hai integrato l'attitudine del mago, da vittima sei passato a mago. Chiedi quello che vuoi, lascia che l'universo e le persone sappiano ciò di cui hai bisogno. Se per esempio prima non chiedevi, adesso avrai il coraggio di chiedere. Ma soprattutto
chiedere all'universo sposo celeste, sposa celeste, sei superiore, spirito guida, è la stessa cosa. Parla con gli spiriti. Quegli spiriti ti daranno la pazienza per altre cose che vuoi realizzare. Mi spiego? Ok, ragazzi miei ragazzi, bellissima stesa, adesso ci andiamo ad analizzare l'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno. Vediamo un po', utilizziamo questi oracoli primariamente come carta guida. Amore, Capricorno. Adattati al suo ritmo emotivo. Questa carta è una carta molto interessante perché ti dice adattati al suo ritmo emotivo, il suo e l'altro fuori da te. Allora, l'altro fuori da te è il divino. Come vi ho insegnato nel video podcast Fiamme gemelle, anime gemelle, ogni persona che hai davanti o che incontri o con la quale hai a che fare è una maschera del divino. La parola persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera, e gli etruschi utilizzavano le maschere nel gioco del teatro, no? Mettevano in scena il teatro della vita. Quindi ogni persona è una maschera del divino. Nella misura qua io vedo che arriverà una persona o sentirai una persona o sei a contatto con una persona che è una maschera del divino e il divino ti chiede di adattarti al suo ritmo emotivo. Cosa vuol dire adattarti al suo ritmo emotivo? Di entrare in empatia con questa persona e sentire questa persona che ha da darti qualcosa a livello emozionale. Tale cosa che questa persona ti deve dare a livello emozionale è un'inclusione che ti viene chiesta di fare da parte del divino, includere il ritmo emotivo che l'altro ti paleserà. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta. Vediamo un po', mettiamo una carta guida. Capricorno, amore. Carta guida, agosto 2024. 3 di denari. Il 3 di denari mi parla più che dell'amore, del lavoro. Quindi puoi essere tu che stai avendo a che fare con il tuo lavoro, con le tue cose, quindi molto impegnato in questo, concentrato su questo, oppure stai avendo a che fare con una persona, qua c'è anche il Re di Spade, che è molto concentrata sulla parte lavorativa, allora il divino ti sta chiedendo attua la pazienza. Ok, vediamo un po' che cosa ci raccontano i tarocchi. Mettiamo qua gli oracoli. Allora, amore, Capricorno, agosto 2023. Il matto, la torre? Qua è successo qualcosa di repentino. Qua si è rotto qualcosa con qualcuno, all'improvviso probabilmente, per qualcosa che ha fatto, che è successo. Oppure qua mi parla di, questa è l'energia di qualcuno che non sa cosa fare, vado, vengo, e questo determina una situazione di patatrac. Può esserti accaduto questo, oppure questa energia mi parla del fatto che questa energia mi sta parlando del fatto che vorresti lasciarti andare a qualcosa
e vorresti lasciarti andare, ma devi rompere le catene mentali. Vediamo un po'. Energia attuale, positiva, negativa, passata, futura, e conclusione di energia futura. Qua abbiamo la torre, 10 di bastoni, asso di coppe, l'imperatrice, l'otto di denari. Alcuni di voi danno un ultimatum a qualcuno con il quale era iniziata una storia o qualcosa, asso di coppe, però siete stanchi di qualcosa o stanchi di qualcosa e rompete una situazione con questa persona. O date un ultimatum. Oppure state insieme a qualcuno, succede qualcosa per motivi lavorativi e si rompono dei piani. Vediamo un po', dai, vediamo che succede. Energia attuale, Capricorno, amore, cosa succede? Agosto 2024. Qua abbiamo il 2 di denari. Qua ti vedo molto indaffarata in qualcosa o piena di impegni lavorativi, oppure puoi stare avendo a che fare con una persona che è piena di impegni. Vedo una persona molto indaffarata qua col 2 di denari, cercando di mantenere equilibrio in più cose contemporaneamente. Puoi essere tu o una persona di interesse se c'è. Oppure puoi avere dei dubbi su qualcuno o su qualcosa. Vediamo al positivo. A positivo vedo il sole, vedo tanta felicità in questo mese al positivo, Vedo tanta felicità, vedo che puoi conoscere gente nuova con la quale inizierà una splendida amicizia, il sole, con del potenziale. Il sole mi parla di felicità, vedo che stai godendo di persone nuove che stai conoscendo, oppure di cose nuove che stai facendo. Il sole illumina la stesa qui. Vediamo il blocco qual è. 9 di spade. Il 9 di spade mi parla di paure, di preoccupazioni. Paure e preoccupazioni, forse perché qualcuno è molto occupato qua, o tu sei occupata, una persona di interesse occupata, oppure hai dei dubbi, sei preoccupata su cosa fare con qualcuno. Vediamo passato, 6 di coppe, 7 di bastoni. Qua qualcuno ha messo dei limiti a una connessione, 7 di bastoni, 6 di coppe. Qua ci sono limiti, qualcuno che ha messo limiti e qualcuno qua che voleva recuperare, 6 di coppe. Adesso ci sono c'è un impasse, un po' di dubbi. O per alcuni di voi avete riconnesso già con una persona, però avete dei dubbi adesso. Siete un po' preoccupati, avete dei dubbi. Vediamo che succede agosto. L'eremita. 8 di coppe. Gli amanti. Qualcuno di voi darà un ultimatum a qualcuno. Altri di voi invece rientra una persona che voi conoscete benissimo del vostro passato e non sapete cosa fare. Siete un po' preoccupate. Per alcuni di voi non se l'aspettano questa cosa, che rientra questa persona. Invece per le ragazze single io ti dico che qua arriva un potenziale d'amore importante, una grande amicizia con la quale nascerà qualcosa di importante, gli amanti. Ti vedo un po' preoccupata perché magari se stavi da sola da un po', ti vedo riflettere, ti vedo che poi dai il cambio però. Ti vedo avvicinarti prudente a questa persona nuova, ma qua c'è un potenziale grosso d'amore. Questo adattarsi al suo ritmo emotivo è anche il tuo ritmo emotivo. Infatti vedo che vai prudente, mi spiego? Vediamo cosa c'è dopo gli amanti. La stella, cioè qua c'è la realizzazione di un sogno d'amore importantissimo. O voi chiudete con una situazione del passato, arriva questa persona, vi vedo un po' in dubbio, siete un po' preoccupate perché avete da poco chiuso una situazione del passato. Questa è una persona che vi farà molto felici, tant'è che avete un po' di dubbi, dici ma che succede? E qua c'è gli amanti, la stella, due arcani maggiori potentissimi, una persona che arriva a darti tutto l'amore del mondo, te l'ho detto anche con questa,
Quindi la carta adattati al suo ritmo emotivo e anche il ritmo emotivo tuo interno. mm. Vedo che qua ci vai prudente, che alla fine prendi la giusta decisione di lasciarti andare, sì. Vediamo un po' cosa ci aggiungono i mini tarocchi o cosa ci confermano. Per alcuni di voi ragazzi single, questa persona arriva tra la metà agosto e fine agosto, più fine agosto. Vediamo. Allora, energia attuale, 2 di denari. Re di bastoni. A cui di voi c'è già questa persona e avete dei dubbi. Mm. Re di denari. Per alcuni di voi ci sono 2 persone. Vediamo il sole al positivo. 6 di spade. C'è un pieno avanzamento d'amore, amore, felicità. Il 6 di spade è avanzare verso la felicità. Vediamo il 9 di spade al blocco. Regina di coppe. La regina di coppe mi parla di colei che ha pazienza, che si lascia fluire alle emozioni. È come se aveste perso un po' la pazienza forse con qualcuno e quindi date un ultimatum a qualcuno, vi allontanate da questa persona e il vostro allontanamento vi dico che farà reazionare questa persona a te, ricordati la torre che ti ho detto prima. Qua avete perso un po' la pazienza nell'amore o con qualcuno e siete preoccupati rispetto a che decisione dovete prendere con questa persona, che alcuni di voi la conoscono già, c'è già, altre entra questa persona. Vediamo questo 7 di bastoni, 6 di coppe, l'imperatore, sul 6 di coppe, il mago. C'è qualcuno che vuole recuperare una connessione con te, già da un po' vuole recuperare questo e ci pensa, ci pensa, ci pensa e poi arriva. Tu avevi perso un po' la pazienza con questa persona, quasi non te la vedi arrivare. Per altre qua, no, perché mi dice avete avuto a che fare con una persona che aveva messo dei limiti. Voi magari volevate iniziare o continuare, sentivate, no, di voler manifestare delle cose importanti, però questa persona ha messo dei limiti e adesso siete in dubbio su cosa fare con questa persona. Vediamo questa eremita. E l'appeso, qua c'è una situazione di fermo. Ci pensate. 8 di coppe, 7 di spade. Secondo me date un ultimatum a qualcuno qua. Magari alcuni di voi stanno già insieme a questa persona, ok? Avete recuperato un rapporto, sta andando tutto bene, però avete dei dubbi. Secondo me, se state già insieme a una persona, qua darete un ultimatum. Ve ne andrete o perché o vi, come per dire, mettete voi in pausa la situazione oppure evitate questa persona. Che succede? Reaziona a te questa persona, perché magari è molto occupata nel lavoro, nelle sue cose e voi state perdendo la pazienza. Per alcune di voi è così, Vediamo gli amanti. 2 di spade, prendete la scelta, qua prendete la scelta, prendete la decisione di voltare le spalle a una connessione, per molte di voi qua. Vediamo la stella. E alla fine questa persona reaziona a te, paggio di coppe, asso di denari, vedi 4 di bastoni. Quindi ricapitolando, per coloro i quali stanno già insieme a una persona con la quale c'erano stati un po' di limiti, un po' di problemi per un carattere un po' inflessibile, c'è stato un recupero della connessione. Adesso siete un po' in dubbio perché magari questa persona o lavora troppo o è occupata su più fronti, siete un po' in dubbio. Fatto sta che se questo è il vostro caso, in questo mese voi decidete, siccome ci sarà una situazione di blocco o comunque di insoddisfazione da parte tua, decidete di voltare le spalle a questa persona, comunque date un ultimatum. Che succede? Questa persona reaziona a voi. Reaziona a voi questa persona. E chiedendovi scusa, sanando quelle dinamiche che vanno sanate. Ok, se è il vostro caso. Invece qua in altri casi io vedo che voi state impegnate sul lavoro, sulle vostre cose, ok. Arriva una persona, non sapete cosa fare.
avete perso un po' la pazienza rispetto all'amore. Arriva una persona che porta tanta gioia, tanta felicità e poi alla fine vi aprite, mi spiego? Qua abbiamo forti segni di Leone, Sagittario, Ariete, Vergine, Pesci, Gemelli, Acquario, Gemelli, Cancro, Pesci, Scorpione. Fatemi vedere una cosa, che energia hai tu nei confronti di questa persona che arriva? La forza, 6 di spade. Che energia è la tua con la forza? Di che tipo è questa forza? Asso di bastoni. No, tu vuoi recuperare, tu vuoi avere l'opportunità con questa persona, vuoi recuperare con questa persona, seppur puoi nutrire un po' di dubbi al tuo interno, oppure vuoi lanciarti in questa relazione se sei una persona nuova, mi spiego? Vediamo l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Il 9 di denari, è una persona molto impegnata sul profilo lavorativo, invece se è una persona nuova è una persona che arriva single, disponibile, una persona realizzata da un punto di vista anche economico, però se già la conosci è una persona che era molto più individualista, concentrata sul suo lavoro. Il 9 di denari, l'energia di questa persona nei tuoi confronti. 10 di coppe, però vuole tutto con te questa persona, o che sia una persona nuova e quindi è una persona disponibile, singolo, che ha una sua posizione. 9 di denari, 10 di coppe, è una bellissima emozione quella che arriva di questa persona nei tuoi confronti. Se già la conosci, è una persona che era molto impegnata sul profilo lavorativo ed era molto individualista. Che succede? Che col 10, dal 9 passiamo al 10 di coppe, vuole condividere tutto con te, da che tu, secondo me, percepirai un tuo allontanamento. Va bene, non devi fare niente che seguire la tua intuizione, percepisce questo allontanamento e darà completamente a te, va bene? Allora, vediamo adesso cosa ci raccontano i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove gli oracoli lui-lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Questi non lasciano lo spazio al dubbio, Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Ed è proprio reso conto di quello che vi ho detto qua. Ci sarà una separazione o un allontanamento emozionale da parte tua, io credo. E questa persona si dimostrerà poi innamorata, cioè si riverserà su di te. Cos'altro? Non sono stato onesto, questa persona ti dirà la verità di un allontanamento, oppure ti dirà la verità, perché qua tu percepisci questa persona, 7 di spade, non ti dice le cose così come stanno, oppure puoi percepire un po' di estraniazione, ti spiegherà le cose, ok? Cos'altro? Vuoi sposarmi addirittura? Ricordiamo che dal 9 di denari, energia autonoma, passiamo a un 10 di coppe, Qua ti ho detto che ti vorrà dare tutto questa persona, te l'ho detto con l'ultima carta qui. Carte potentissime, carte potentissime. Vediamo un po' cosa ti dice l'ultima carta di questi. Sei di spade, mi conferma un avanzare nell'amore, avanzamento, anche viaggi e spostamenti. Vediamo cosa ti dicono gli ultimi oracoli. Conoscenza profonda, questi sono i tuoi dubbi, no? O il tuo lavoro interiore. Ricevi messaggi, comunicazioni e ci sono occasioni da prendere al volo, serendipità. Quindi da una situazione più introspettiva passiamo all'energia e movimento, messaggio una bottiglia, comunicazioni, serendipità sono le occasioni da prendere al volo. Ci sarà un'occasione importante, va bene? Ok, voglio vedere adesso qual è la parola chiave per te in questo mese, con i miei bigliettini. Batto piano piano. Parola chiave. Resurrezione! Beh, leggete così ragazze. Resurrezione! E con questo
Ci sarà, come te l'ho detto già con la prima carta, la risurrezione, l'asso di coppe e il risveglio spirituale. Quindi una resurrezione su più ambiti, a più livelli. Detto questo, ragazze mie, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo con l'augurio che voi studiate sempre e applichiate. Detto questo, vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.